Anche questa sera siamo pronti per la nostra diretta. Vediamo i primi che arrivano, se mi danno conferma che si sente bene. E allora, vai. Eccolo qua. Inizia ad arrivare. Eccoci qua. Stasera. Buonasera, buonasera. Buonasera ai primi che arrivano. Ciao Antonio, buonasera. Come mi senti? Mi senti bene? Come mi senti? Ciao Campo Bushcraft, buonasera. Stasera giusto siamo arrivato. Ciao Francesco. Ciao Francesco, tutti e due, sia Modugno che Spiga. Ciao Roberto Foiadelli, buonasera. Buonasera, un attimo che prendo un altro. Coltello, e qua i coltelli non sono mai abbastanza e quindi bisogna prenderne degli altri. Questo possiamo prendere questo e voilà, e per oggi, per stasera penso che vadano bene. Eccoci qua con altri coltelli. Buonasera Andrea, buonasera Maxo, buonasera Franco, buonasera, buonasera a tutti. Max Folgorino, ciao, buonasera. Buonasera, questa sera un po' in ritardo, un po' di corsa. Questa sera torniamo a parlare di biselli, di geometrie dei coltelli, perché molti di voi, sto cercando di raccogliere un po' anche tutte le domande che mi fate, i commenti che mi scrivete, tutte queste cose qua, e quindi di rispondere, ciao Max, ciao Francesco, ciao Roberto, di rispondere un pochino a tutte queste cose approfittando delle dirette e quindi di parlare un po' di queste cose. Ciao Mario, vorrei acquistare un Bark River Gunny in A2. Cosa ne pensi di questo acciaio? Che è un buon acciaio, però ho sentito di qualche difetto, però bisogna provarlo. Quindi se vuoi prenderlo, prendilo e provalo. E allora vediamo qua. Perfetto, abbiamo questi due che l'altra volta non ve li ho fatti vedere, poi alla fine, perché qualcuno mi chiedeva dell'estrema ratio che dovrei fare la recensione a breve. Intanto ve lo faccio vedere, il Satre, eccolo qua, estrema ratio Satre, e stasera c'è ospite perché parliamo appunto anche del suo bisello, perché è stato scelto questo tipo di bisello. Ciao Franco Colacrai, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Franco Giannotti. Favoloso, con i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti i coltelli. Possiamo iniziare stasera. Ho iniziato un po' in ritardo. Allora, parliamo di biselli anche questa sera e non di l'altra parola che ci assomiglia, perché molti di voi mi fanno domande sui coltelli e veramente me ne arrivano, ciao Saverio71, tantissime, siete veramente in tanti e si fatica a starvi un po' dietro, a darvi le risposte, quindi vi chiedo scusa se qualcuno si sente un po' tagliato fuori, ma sono veramente, pensate che questa mattina sui coltelli, tra
ovviamente anche l'NDE, le recensioni, eccetera, avrò risposto per 2 ore a messaggi e commenti. Per cui sta diventando un po' un impegno abbastanza gravoso. Quindi se qualcuno magari non riesco a rispondergli, Mario, perché costa 300 euro, me lo consiglio? No, no, non te lo consiglio. Se vuoi un consiglio, non te lo consiglio. Proprio perché costa 300 euro e a mio parere, se anche io, se un coltello ha determinate caratteristiche, vale la pena spenderle, perché come vi ho fatto vedere qualche coltello abbastanza caro, però per prendere l'A2, un Bark River in A2, il Ganni poi non è tanto grande, è vero? In A2 non li spenderei, quindi io non lo prenderei, però sai, sono scelte personali, Mario. Perché non vale, ce ne sono allora, mettiamola così, tutti i coltelli commerciali non valgono quello che ci fanno pagare, tutti, perché se li fanno strapagare è perché è un marchio piuttosto che l'altro, perché è fatta dal disegnatore tale piuttosto che l'altro disegnatore, e quindi si fanno strapagare. Però in questo caso, secondo me, il gioco non vale la candela, Mario. E questa è la mia risposta. Dopo, se ti piace, compralo, lo provi e ci dici poi la tua esperienza con la 2, se lo usi però. Allora, un conto è se comprate i coltelli per collezionismo o per usarli una volta, 2 all'anno perché poi li fate girare, li provate. Un conto è se compri un coltello per utilizzarlo costantemente, che è uno dei motivi per cui stasera torniamo a parlare di biselli, dal bisello sabre al bisello flat, allo Scandi, e ovviamente al convex e via e via e via. Ne parliamo proprio perché è una delle domande che mi fate più spesso. Mario, 300 euro, fatelo fare da un artigiano. Ma allora, campo bushcraft, torniamo al discorso dell'altra volta. Non è detto che il coltello costruito dall'artigiano sia meglio di un Bark River da 300 euro. Non è assolutamente detto. Dipende che artigiano è, come lavora, che tipo di acciaio lavora, da quanto tempo lo lavora, se ha esperienza con quell'acciaio, se la forma che gli chiediamo è una forma funzionale, perché purtroppo conosco anche molti di voi che mi hanno scritto, che mi hanno mandato le foto, che si sono fatti fare il coltello A piuttosto che il coltello B e che sono molto delusi e non capiscono perché se li sono fatti fare per esempio dall'artigiano, quello là, che è di sicura fama ed è un sicuro artigiano bravo che lavora bene quel tipo di acciaio. Il problema nasce poi dalle forme, perché spesso molti di voi che mi scrivono, tanti ragazzini soprattutto, amano determinate forme e sono forme assolutamente afunzionali, cioè non funzionali, che non funzionano bene, bellissime da vedere, da tenere magari in cintura, che si vede questa forma a ganza, come si direbbe in certe parti d'Italia, ma che poi al lato pratico sono forme che funzionano molto male o molto poco bene. Ecco perché parliamo dei biselli di nuovo questa sera. Parliamo di nuovo dei biselli proprio per questo motivo qua, perché ci sono delle forme che funzionano sempre, delle forme che funzionano a secondo dell'utilizzo e delle forme o delle geometrie, chiamatele come volete, che funzionano male sempre e spesso sono proprio le forme che ci piacciono di più ai noi, perché sono forme particolari, perché sono forme fuori dall'ordinario, però sono forme fatte, non dico a fantasia, ma comunque fatte per dare movimento al mercato, per accontentare una certa clientela e purtroppo per questo discorso qua, queste forme, e intanto sistemo qua, queste forme hanno il difetto, di non funzionare bene. Sono forme appunto per accontentare, come abbiamo detto, il mercato o certi tipi di mercato. Ciao Lauro, ciao.
E quindi il problema nasce proprio dalle forme e dalle geometrie. Ecco perché per 300 euro fatelo fare da un artigiano non è detto che sia buono. E che è il discorso che abbiamo fatto in una delle dirette precedenti, non l'ultima ma la penultima, dove parlavamo di coltelli artigianali verso coltelli industriali. Ecco che non è detto che un coltello artigianale sia meglio di uno industriale e viceversa. Gli industriali di solito che garanzia ci danno, soprattutto di certi marchi? Ci danno la garanzia che sono progettati, provati, costruiti, comprati da tanti utenti, per cui abbiamo anche la possibilità di conoscere l'idea di tanti che l'hanno utilizzato. Abbiamo la garanzia che di solito, soprattutto certi marchi, i trattamenti termici, quindi la cosiddetta tempra, rinvenimento, eccetera, sono fatti a regola d'arte, e abbiamo anche la garanzia che in caso in 448 ce ne mandano un altro se il nostro ha qualche difetto. L'artigiano che garanzie ci dà? Punto di domanda. Come abbiamo detto prima, può essere un bravissimo artigiano, quindi uno tra gli artigiani, tra la nomenclatura di artigiani conosciuti e affidabili, e ci dà la garanzia del suo lavoro. Però dopo siamo noi che gli chiediamo determinate forme, determinate acciai, eccetera. Non è detto che questi lui ce li fa perché lo paghiamo, ovviamente, l'artigiano ti dà un consiglio, però dopo se tu insisti ti fa quello che gli chiedi. È un po' come quando andiamo a comprare la macchina, noi magari vogliamo installare certi accessori, chi ce la vende ci dice: "Guarda che quell'accessorio lì però su questa macchina qua magari non va tanto bene", ma siccome noi poi lo vogliamo e paghiamo, e chi se ne frega, te lo vendono. E lo stesso è il coltello. Oppure possiamo beccare l'artigiano improvvisato che fa tanti bei coltelli e però dopo non abbiamo la garanzia né sulla tempra, né su che tipo di tempra li fa, né come se è capace di lavorare quel tipo di acciaio, eccetera, eccetera. Ecco perché non è detto che parità di prezzo conviene farselo fare dall'artigiano. Conviene quello che ci piace, quello che è il nostro interesse. Parlavamo di biselli e iniziamo a parlare allora appunto di biselli. Perché parliamo di biselli? Perché una delle domande che mi fate di più, quando voi mi chiedete vorrei comprare questo tipo di coltello, vorrei comprare l'altro tipo di coltello, immancabilmente se io vi do un parere, sia esso positivo, negativo o nel mezzo, come dire, dubitativo, voi volete sapere perché e di solito vi spiego o perché la forma delle geometrie, o perché la forma del manico, o perché il tipo di manico, o perché il materiale con cui è fatto il manico piuttosto che con cui è fatto il coltello. E lì poi allora di solito l'interlocutore, uno di voi che mi ha dice: "Ah sì, però questa cosa non l'avevo pensata". Ecco perché torniamo a parlare di biselli, perché le domande che ho ricevuto in questa settimana, quindi la settimana scorsa che abbiamo parlato del San Mai, sono veramente, veramente tante. E quindi cerco un attimino di affrontare gli argomenti in base anche alle domande che mi fate solitamente. Siamo a 27, però solo 5 pollici su. Mettete il pollice in su che se no vi picchio. Perché servono poi, lo sapete, per YouTube, e quindi devo anche scocciarvi con queste richieste. Allora, partiamo anche da un discorso che facevamo l'altra volta. Voi sapete che il coltello in generale, vediamo questo Kudeman, per esempio, il coltello, questa è una forma abbastanza classica. La differenza dalla forma classica è che non è un bisello flat, ma vedete che ha una bisellatura Scandi. È un sabre Scandi se volessimo essere precisi, perché poi abbiamo una bisellatura dritta fino qua e poi da qua parte il bisello Scandi. È una forma classica, la forma classica è perfetta, perché è perfetta? Perché si costruisce dall'età della pietra arrivare ai giorni nostri, cioè gli uomini nel corso dei secoli e dei millenni hanno affinato determinate forme e sono arrivati a preferire
determinate forme. Questo perché si sono rivelate le forme e le geometrie più funzionali in assoluto per un coltello. Pensiamo al coltello da chef. Ecco, il tipico coltello da chef è la forma, quella che vediamo anche nei fumetti, che vediamo che hanno i ladri nei fumetti o nei film, è quella tipica forma di coltello più funzionale in assoluto, perché si è affinata nei secoli. Chi li utilizzava in cucina, chi li utilizzava, i trapper che li utilizzavano, i pionieri che li utilizzavano, hanno affinato determinate forme. E quindi quella forma lì è una delle forme più tradizionali e più particolari che noi possiamo trovare. Ed è la forma sicuramente e la geometria più funzionale. E in genere, se vedete, quel tipo di geometria lì è una geometria flat. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una geometria come questa che vediamo in questo Vesuvius, dove, ecco, questa è la forma quasi tradizionale, perché dopo qua ovviamente Alfredo Doricchi gli ha dato alcune caratteristiche per poter lavorare di punta e in presa avanzata. Vedete qua la punta, noi possiamo spingere, vedete questo appiattimento sulla punta, questa punta che tende poi ad andare qua verso il basso, ci aiuta a spingere e a lavorare di punta. Però è una forma full flat. Cosa vuol dire? Che dallo spine, cioè dal dorso del coltello arrivare al filo, la bisellatura è piatta e va ovviamente fino a formare il filo. Sul filo ci sarà un micro bisello. Ciao Leonardo, un micro bisello. Questa è la forma più funzionale per avere un coltello da utilizzare a 360 gradi, a tutto campo. Vogliamo definirlo a tutto campo. La stessa cosa dicasi per i coltelli che noi consideriamo da taglio puro, e per esempio questo è, vedete, lo Spyderco, vedete che la bisellatura è full flat, quindi noi sempre dallo spine, dal dorso, arriviamo al filo, abbiamo una bisellatura che va giù fino a finire, ma completamente piatta. Queste sono le forme da taglio che funzionano assolutamente di più, anche perché quando compenetrano il materiale, quando entrano nel materiale, non tendono a spaccarlo, ma proprio tagliano finemente. Lo stesso dicasi ovviamente per quest'altro Spyderco, vedete, quindi sono coltelli da taglio puro e hanno una bisellatura completamente flat. Questo è l'Endura 4, quello che abbiamo visto prima era il Paramilitary 2. Paramilitary 2. Quindi dicevamo appunto queste forme nascono dall'antichità. Poi a queste forme, a secondo se c'è un utilizzo specialistico o particolare del coltello, sono state aggiunte delle caratteristiche. Ciao Ermanno, non ho nemmeno un coltello flat, sono sempre stato maniaco della robustezza. Ma non è detto che un coltello flat non sia robusto, Non è detto che un coltello flat non sia robusto e andremo anche a vedere perché. Per esempio, arriviamo per esempio, adesso tanto per dire, a un coltello da combattimento come può essere questo. Volevo vedere se potevo farvi vedere la scritta, perché questo è un originale, come vi avevo detto mi era stato donato, non riesco a farvela vedere, è troppo buio per vedere ah no, eccola qua, eccola qua. Questo è un Camillus originale e vedete che invece non ha più una forma flat. Perché non ha più una forma flat? Perché è un coltello che nasce per avere delle caratteristiche speciali, specialistiche. Quindi, ciao Gianluca, quindi partendo dalla forma del coltello flat sono state aggiunte alcune cose. Allora, la prima cosa che è stata aggiunta è stata portata una punta non più quella, chiamiamola così, da coltello da chef, quindi non più una clip,
una punta spear point a forma di foglia, ma una punta clip point. Questo perché una delle caratteristiche che doveva avere era quella di avere una maggiore penetrazione dove fosse servito penetrare qualcosa o qualcuno. Un'altra cosa che è stata aggiunta, vedete che il bisello non è più flat. Noi dalla spine, cioè dal dorso della lama arrivare al filo, abbiamo una serie di forme che si uniscono, che passano, eccetera. Queste forme hanno varie funzioni. Questo qua, che voi chiamerete fuller o colasangue, che può avere sia la funzione di alleggerimento della lama, in genere ha questa funzione qua, infatti il fuller o colasangue sulle spade ha solo esclusivamente la funzione di alleggerire la lama, mentre avrà bisogno di mentre se voi vedete sotto, quindi potrebbe essere equiparato a un sabre, cioè noi abbiamo una forma dritta fino a un certo punto, che qua poi è compenetrata da questo fuller, e poi sotto abbiamo la parte di bisello che ci dà il tagliente, quindi che parte da questa costa qua e arriva fino al filo, che anche il filo qua è dotato di un micro bisello, cioè il filo non è un filo Scandi, ma ha una micro bisellatura. Questa rende più facile la filatura e permette di fare una filatura semplice senza eventualmente portare via del materiale alla lama e quindi mantenere una certa resistenza. Inoltre questa costola che vedete qua, da dove parte poi il bisello che costruisce il tagliente, questa che va verso la punta, sono tutte forme che rendono la lama molto robusta in caso di flessione. Essendo poi però un coltello in 1095, ha l'elasticità del carbonioso e del trattamento non troppo alto come HRC, e queste forme qua che lo rendono robusto, quindi robusto e flessibile allo stesso momento. Quindi avete capito il perché è stato scelto un coltello non full flat per fare un coltello da guerra, perché questo è un vero e proprio coltello da guerra, e quindi ha questa caratteristica e queste determinate forme. E poi spiegheremo perché è meglio un flat, un full flat, è meglio invece un holo, eccetera, eccetera. E fra le altre cose vediamo se qua c'ho un holo, mi sa che devo recuperarlo prima di parlarvene. Ah no, ne ho uno, perfetto. Allora poi nascono nel tempo, oltre ai coltelli flat o ai coltelli specialistici come abbiamo visto il coltello da guerra di prima, qua ne vediamo un altro, questo costruito apposta dalla Fox italiana per l'azienda che forniva gli armamenti e fornisce tuttora gli armamenti all'esercito francese. Questa era una lama creata per la legione straniera. Eccola qua. Anche qua noi vediamo la caratteristica tecnica, qua è più semplificata di quello che abbiamo visto prima. Abbiamo sempre mantenuto una punta clip point per avere una maggiore penetrazione, e poi tutto il resto è praticamente un sabre, se vogliamo, no? Perché abbiamo questa parte piatta fino alla costa, che vedete questa costa arriva fino alla punta, rendendo più robusto il coltello, vedete? E poi abbiamo ovviamente la parte in discesa che crea la bisellatura, che crea il filo, sempre col micro bisello poi al filo. Questa forma è già più semplice. Essendo già più semplice, mantiene una maggior versatilità a tutto tondo. Andiamo avanti. Abbiamo poi
le famose lame sabre, che noi chiamiamo sabre. La lama sabre cos'è? La lama sabre non è altro che una lama che per motivi di robustezza, noi adesso parliamo solo dal punto di vista, in questo momento, meccanico, ovviamente, poi c'è anche il punto di vista estetico. La costola serviva ad allargare anche il foro nella parte offesa. Sì, però nasce meccanicamente per rendere robusta la lama. Dopo in alcune lame veniva ulteriormente inspessita proprio per creare il buco più grosso, diciamocela in maniera meno tecnica. La sabre è una flat a cui viene aggiunto, oppure non viene elevato, a seconda del tipo di lavorazione, una parte della lama questo serve per rendere la lama più robusta. Ma più robusta in che senso? Perché ci sono dei coltelli flat piuttosto robusti. Allora, abbiamo visto prima il Vesuvius ovviamente, vedete qua abbiamo oltre 4 mm di spessore, per cui nessuno può dire che non è un coltello robusto. Però ovviamente se io lo volessi ancora più robusto, lo faccio sabre, cioè qua aumento lo spessore e poi giù che vado verso il filo. E un esempio, vediamo qua la D15, vedete che la D15 è un sabre, allora vedete che questo spessore qua, proprio dove c'è la scritta, arriva fino qua. Questo rende questa parte qua della lama molto più spessa e molto più rigida. Ciò nonostante poi è stata fatta una bisellatura molto alta per permettergli un taglio anche piuttosto profondo, perché se noi andiamo a tagliare una qualsiasi cosa, quando arriviamo a livello del sabre qua, la cosa che tagliamo, provate con una mela o una patata per esempio, se volete fare una prova, vedete che quando arriva a questo livello qua spacca. E questo discorso dello spacco, per esempio, va bene nei coltelli da bushcraft per chi fa il batoning, perché allora quando la lama compenetra il legno, quando arriva a questo qua, d'improvviso a questo spessore che gli fa il colpo di spacco, come si dice. Questo è il sabre. Un altro sabre, per esempio, anche questo è un coltello che nasce per il combattimento, ed ecco qua la Damas, come vedete, è un sabre. Vedete, essendo nero si nota, si vede un po' meno, vediamo se riesco a mettervelo contro luce, eccolo lì, vedete che ha tutta questa parte qua piana, che però poi ha questa costa che continua fino alla punta, rendendo veramente robusto questa lama in caso di utilizzo di penetrazione. Allo stesso momento però hanno mantenuto alta la bisellatura, quindi ha un bel taglio fino a questo livello qua. Dopodiché da qua comincia a spaccare e quindi non è un taglio puro come può essere gli Spyderco che abbiamo visto prima. Andiamo a vedere la punta sabre per il bushcraft, in questo caso col Mimas della Saturn Knife. Eccolo qua, questo è il Mimas. Il Mimas nasce proprio come, chiamiamolo così, un coltello multifunzione per il bushcraft. Cosa vuol dire? Non è troppo grosso, non è troppo grande, non ha i 14 centimetri di lama e 11 centimetri e mezzo di lama, quindi non è troppo grande e quindi è molto maneggevole per l'intaglio, il taglio, la lavorazione del cibo, ma allo stesso momento, essendo un sabre con questo spessore, può andare a spaccare i nostri tronchetti che ci servono se uno vuole fare batoning. Quindi per rendere più resistente tutta la lama e anche la punta, dopo va bene, qua è stato fatto questo finto controfilo, dopo queste sono finezze estetiche più che funzionali, vedete che abbiamo il sabre però alto per cui la bisellatura di taglio, essendo molto alta, è anche molto tagliente.
ovviamente poi quando arriverà a questo punto inizierà lo spacco. 200 euro per Falkniven. R2 nel Max, che ne pensi? Me lo consigli? Grazie, scusami se sono un po' insistente. Ciao Mario, io ce l'ho, è un coltello estremamente funzionale, vale i soldi che costa dal punto di vista funzionale, poi ovvio se lo fanno un po' pagare perché in Elmax, però è un coltello piccolo, nel senso è una lama corta e quindi deve essere funzionale al tuo utilizzo. Torniamo a un altro coltello da bushcraft che invece vediamo che è un flat. Questo è il B35 della Lion Steel, vedete che è un full flat. Per compensare il fatto di essere full flat, oltre allo spessore, è stato fatto una bisellatura un po', non è convex, però un po' ottusa. Quindi alcuni si lamentano che non è un rasoissimo, però gli basta semplicemente dare un colpo, se uno lo vuole più rasoio ancora, e questo serve perché, che se ne dica, il filo troppo sottile tenderebbe a schiacciarsi con il legno. Che sia chiaro questo fatto. Questo non vuol dire che il filo non deve essere tagliente, sono due cose diverse, rendere il filo molto affilato oppure rendere il filo molto fine. È che solitamente quando si rende molto affilato si tende a rendere una parte del filo molto fine e questo con il legno non va spesso d'accordo. Allora, vedete che in questo caso è flat, quindi questo andrà molto bene per anche lavorare il cibo, andrà molto bene per l'intaglio, andrà molto meno bene per lo spacco. Pur avendo lo spessore, quindi ovviamente quando compenetra il nostro tronchetto, quando arriva a sto livello qua, inizia un po' a spaccare perché aumenta lo spessore, perché vedete che comunque c'è una discesa o una salita a secondo di come lo si guarda, però ovviamente molto meno di un sabre, perché il sabre a questo punto avrebbe la costa o la costola, chiamatela come volete, che ispessendosi darebbe un maggior colpo di spezzo al legno. Quindi abbiamo visto sia un coltello da bushcraft sabre, sia un coltello da bushcraft flat. Il Vesuvius poi è un altro esempio di coltello flat, pur avendo degli spessori interessanti, è comunque un coltello flat. Per andare poi, per esempio, un altro coltello flat che però ha un certo spessore, in questo caso vediamo lo Shaman della Spyderco, voi vedete che è un flat, ma è un finto flat, perché è vero in realtà che la lama è flattissima da qua a qua, però se notate abbiamo una piccola costa qua che rende più rigido lo spine e quindi volendo essere proprio Pignoli potrebbe essere un sabre. Adesso non so, non ho mai sentito parlare che esista un parzialmente sabre, ma se volessimo inventare un termine, un parzialmente sabre. Questo perché la forma caratteristica, questa è una delle forme molto funzionali fra le altre cose di coltello, questa specie di lancia, di punta di lancia, ehm, tende, quando noi useremo molto la punta, lavoreremo molto sulla punta, potrebbe tendere a far flettere molto il coltello. Allora questa bisellatura qua permette di tenere un po' più rigida la parte del dorso. Ciao Alexander, ciao André. Come sabre a me non dispiacerebbe Ruik F118 Jager, che ne pensate? Allora, andiamo avanti. Passiamo adesso allo Scandi. Paolo Bazzo, ciao, grazie per la risposta che mi hai dato in privato sull'NDE. Buona serata. Ciao Paolo. Oddio, ti ho dato una risposta. Oh, porta pazienza, sai, sono anche ti ho risposto davvero o non ti ho risposto? Se ti ho risposto davvero, prego, perché ho talmente
rispondo a talmente tante email che sinceramente non mi ricordo, Paolo. Mi ricordo il simbolo che hai, il logo che hai, però non mi ricordo a cosa ti ho risposto. Allora, andiamo avanti, parliamo un attimino dello Scandi. Lo Scandi, come voi ben sapete, nasce per i coltelli nordici, nasce soprattutto perché loro hanno anche un tipo di legno, che non sono i legni che abbiamo noi mediterranei, attenzione. Loro hanno questi legni come la betulla, che sono, sì, sugli animali, prego, prego, che sono, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero Paolo, sì, ti ho risposto, è vero, per fortuna, che sono, morbidi, sono legni più morbidi di quelli che noi troviamo nei nostri boschi o nelle nostre campagne. Quindi lo Scandi, come voi ben sapete, adesso vediamo uno Scandi puro, lo Scandi, come voi ben sapete, eccolo qua, questo qua voi lo conoscete, è il Garberg della Mora ed è uno Scandi. Vedete che lo Scandi, a un certo punto il bisello va a chiudersi. Non so se riesco a farvelo vedere. Questo implica che avrà una grossa forza di intaglio, però che inizierà a spaccare, vedete com'è bassa la bisellatura, inizierà a spaccare quasi immediatamente, quindi va molto meno bene per tagliare il cibo. Lo taglia, poi taglia, se voi tagliate la bistecca la mangiate tranquillamente, ma se dovete tagliare, non lo so io, qualcosa di un po' spesso, ovviamente lui inizierà a tagliarlo, poi lo spaccherà, provate sempre con la solita patata o la solita mela, inizierà a spaccarlo quasi subito. Lo Scandi puro ha il fatto che voi per affilarlo è semplice perché appoggiate la superficie Scandi sulla pietra e lo strisciate, ha il difetto che quando fate batoning tende a schiacciarsi. Qua per evitare hanno tenuto molto spessa la parte Scandi, però in genere le case che costruiscono i coltelli Scandi sconsigliano e non fanno garanzia sul batoning. Il Garberg fa un po' storia a parte per questo tipo di cosa, riesce a fare batoning anche discretamente bene. L'altro Scandi che abbiamo visto era questo della Kudeman. Qua invece vedete che la parte Scandi è più sottile e quindi qua per quanto sia possibile, è possibile farlo, sconsiglio fare il batoning. Qua se trovate un po' di nodo o siete verso le fibre sbagliate, piegate sicuramente il filo. In genere lo Scandi puro lo mantieni Scandi o preferisci fare il microbisello? Allora, diciamo così, io preferisco quelli della Tops che sono Scandi col microbisello per due motivi. Li affili facile sul campo, li puoi affilare anche con una barretta in ceramica perché passi il filo come se fosse un flato, un sabre qualsiasi, e però hanno abbastanza mordente per l'intaglio, se non uguale, simile allo Scandi puro. Dopo ovviamente anche qua, sai, ognuno si trova come meglio per la sua capacità, per la sua manualità o per la preferenza che ha. Gli Scandi puro però li tengo Scandi puri anche per avere un'idea, mi piace sempre avere vuol dire, un taglio diverso ogni tanto per ricordarmi anche come funziona uno piuttosto che l'altro. Arriviamo al Lollo. Lollo non è altro che una filatura, cioè scusatemi, non una filatura, una bisellatura convessa o semiconvessa. Lo vediamo qua in questo AK47, vedete, io cerco di farvelo vedere, dopo lo so che in video non si riesce a vederlo quanto dal vivo,
vedete che se vogliamo questo è un sabre hollow, perché dalla parte sabre la lama viene incavata, cioè va così fino, cioè fa una rientranza e poi leggermente risale un po' verso il filo. Questo la rende molto tagliente, perché ovviamente la lama qua è molto magra, ma anche molto robusta, perché poi la parte alta è molto robusta. E di solito questo tipo di profilo viene utilizzato nei moderni coltelli combat, chiamiamoli così, per le forze dell'ordine, le forze di polizia, o se si vuole un EDC che sia resistente e allo stesso tempo abbia un taglio puro, almeno per buona parte della lama, simile a un full flat. Io cerco sempre di spiegarvi con termini semplici e di darvi un'idea delle cose. Vediamo cosa dice Carmine del Rosso. Lavoro il legno per tagliare i fogli sottili da intarsi in pialeggiatura. Immagino vada bene una lama da taglio. In usa vanno gli Spyderco. Quale Spyderco? E beh, insomma, io penso che tu possa utilizzare l'Endura 4 o Paramilitary 2 o 1 o 2 se vuoi usare un chiudibile, se vuoi usare invece un lama fissa, ce n'è uno solo che ha un nome abbastanza improponibile. Adesso se mi viene in mente poi te lo dico. Però a quel punto lì puoi prendere qualsiasi piccolo lama fissa che sia full flat e poi eventualmente gli tiri bene il filo, insomma. L'importante è che mantenga bene il filo, perché se devi fare dei tagli di intarsio serve qualcosa che tagli profondamente ma che non sia troppo flessibile, perché altrimenti ti va fuori il segno, immagino. Immagino è perché non è un lavoro che faccio. Un easy tree potrebbe essere, ma anche il JG3 della Easy. Qua abbiamo un altro, una versione che ci sconfessa un po' quello che abbiamo detto fino adesso, che è appunto l'Easy 3 della Easy. Perché ci scombussola un po' tutto quello che abbiamo detto? Perché nasce come coltello combat sopravvivenza ed è un full flat. Il fratello Easy 4, che ovviamente ha uno spessore maggiore, quindi ci puoi fare anche batoning, con questo puoi batonare qualcosa veramente di piccolo perché abbiamo 3 mm di spessore, è più un coltello da taglio puro, ma anche per lavorare il legno. E vedete che ha fatto l'Easy 3, ha avuto un grandissimo successo a livello mondiale, non solo nelle forze militari, nelle forze paramilitari, eccetera, ma anche in tanti bushcrafter, in tanti cacciatori, soprattutto negli stati americani, piuttosto che anche negli stati russi, perché? Perché come torniamo al discorso di prima, vedete la forma è, adesso lasciando stare la guardia del manico, se noi non avessimo la guardia del manico, ve la copro, guardate la forma, è la forma classica, se vogliamo dire, del coltello da chef, del coltello da cucina, cioè quella forma che noi stiamo dicendo dall'inizio, che si è sviluppata nei secoli, che è diventata la forma, quando noi pensiamo a un coltello, pensiamo, no, noi siamo malati, va bene, pensiamo a tante forme, ma le persone normali quando pensano a un coltello, pensano al coltello da cuoco, no? Coltello da chef, e quindi al coltello che ha questa forma così, che è esattamente questa forma qua, perché è la forma più funzionale in assoluto. Questo poi in 1095 è sicuramente, gli Easy sono tra i miei coltelli preferiti per una serie di motivi che io spiego sempre, che sono praticità, facilità di riaffilatura, tenuta del filo discretamente buona, flessibilità, permettono di essere bistrattati, ci apri dalla latta, accintagli il legno, un poco lo riaffili sul campo. Perfetto. Dopo ovviamente se volete invece un coltello da spacco, non sono certamente coltelli da spacco, sebbene ripeto l'Easy 4, avendo uno spessore sicuramente maggiore, funziona bene anche per fare del batoning.
E arriviamo a un'altra forma sabre che è particolare perché è stato unito, diciamo così, partendo dal coltello flat di base, è stato unito il sabre allo Scandi col microbisello. Quindi abbiamo unito 3 tipologie di bisellatura normalmente, che sono in coltelli diversi, in un unico coltello. E parliamo ovviamente del Tops Bob. Eccolo qua. Il Tops Bob ha questa forma particolare e vedete che è un sabre, perché abbiamo tutta la parte piana qua e poi a un certo punto parte lo Scandi. Però lo Scandi alla fine non è a finire, cioè non è che le 2 bisellature Scandi arrivano e formano il filo, ma c'è un microfilo, un'altra microbisellatura che va a creare. Questo perché, l'abbiamo detto prima, facilita la filatura sul campo, facilita la filatura senza dover passare la pietra sull'intera lunghezza dello Scandi, ma solo sul filo, facilita la filatura, con poco si mantiene il filo, pur mantenendo un intaglio piuttosto buono, quasi come lo Scandi puro, e avendo poi in questo caso anche la parte, vediamola anche dalla parte di qua, avendo anche questa, la parte sabre, che rende molto robusto il coltello. Ovviamente questo è un coltello, io ci ho visto scuoiare gli scoiattoli, però è un coltello che può andare bene per lo scuoio, ma non tanto per il taglio profondo del cibo, perché inizia a spaccare molto presto. Cioè da qua a qua lui inizia già, qua già bello spessotto, inizia già a spaccare. Fate sempre la prova con la patata, come abbiamo detto prima. Buonasera a tutti, buonasera Armando, ciao Aria di Bosco. Come abbiamo detto prima, chi non ha ancora messo, mettete un bel like, per piacere, che aiuta sempre. Mi raccomando, anche quando guardate i miei video, mettete il like, iscrivetevi, condividete. Sono più bravi quelli che seguono l'NDE, voi siete un po' più birichini. E questo perché ovviamente aiuta il canale a crescere e tutte quelle cose che già sapete che io vi tedio, ma purtroppo è l'unica cosa che ci permette di andare avanti, non viene chiesto niente altro, è gratuito. Bob in 1095 ha un 154 cm, questo qua è un 154 cm, ovviamente questo invece è quello in 1095 e quindi li vedete qua tutti e due. Allora, se non vi dispiace l'acciaio bassolegato, il carbonioso, e di cui ne parleremo nella prossima diretta, parleremo solo del 1095 fra le altre cose, e ne parleremo proprio dal livello militare al livello civile. Il 1095 è da preferire al 154 cm, sebbene, guardate qua, poi ti dicono che lo spessore è uguale, una cippa è uguale, guardate com'è più spesso quello in 154 cm, e non solo perché questo è nero, è proprio più spesso oggettivamente. Perché è da preferire? Perché nonostante qua anche con la tempra criogenica abbiano ottenuto un risultato, perché 154 cm è un 440C potenziato, se vogliamo, un po' come l'N690CO, non è chissà quale acciaio supercalagilistico spiralidoso, è proprio un acciaio un po' meglio, ma non eccelsissimo. Con questo tipo di trattamento hanno ottenuto caratteristiche simili per tanti versi a quelle del 1095, ma sono simili, non sono uguali. Si affila facilmente sul campo, come abbiamo detto prima, proprio con una pietra di lago, di fiume, con la bacchetta in ceramica, con la DC4, con quello che volete, questo lo affilate, lo portate al rasoio in pochi colpi. Questo no. Tengono più o meno il filo alla stessa maniera, questo perdona un po' di più gli abusi di questo, perché l'inox comunque resta più rigido della flessibilità del carbonioso. Solito discorso che io vi ripeterò fino alla morte. Quanti bei coltelli che hai. Ne ho qualcuno, non li ho ancora contati. Qualche giorno li conteremo insieme. Faremo una diretta di qualche ora in cui conteremo coltelli.
Bene, allora abbiamo visto quando preferire una come quando preferire l'altra. Poi ci sono forme diverse e bizzarre o combo che anche qua vengono fatte per una serie di discorsi più commerciali, io direi, che funzionali, mentre alcune nascono da tradizioni, da culture e portano avanti un determinato discorso. Allora, questo qua è sempre un Mora, questo è il Casbol, e come vedete ha una lama che non è né sabre né full flat né Scandi, non si capisce, è un miscuglio di diverse tipologie. Perché potrebbe essere una sabre, perché qua vedete che è piana e poi a un certo punto va a Scandi. Qua invece è una halo, guardate, vedete che è una halo, e poi sotto ha però un'altra, non finisce col bisello, scusatemi, col filo, però va a finire con un altro micro bisello che è una specie di Scandi. Quindi è una mescolanza di bisellature per creare un coltello versatile nel taglio, l'intaglio, la caccia e la pesca. E devo dire che ci sono riusciti piuttosto bene. Non spaccate nulla perché lo spessore è di 2 millimetri e mezzo, quindi non pensate di farci battoni, anche se qualche tronchetto potrebbe anche dividerlo volendo. Se, Hermano, se vuoi al volo TRC Knife Classic Freedom, lo reputi valido, mi hanno fatto uno sconto del 20%, è molto buono. La TRC ha fatto sempre buoni coltelli. Sì, sì, prendilo, se ti fanno un buono sconto, aria di bosco, prendilo. Questo avete visto, una combinazione di varie tipi di bisellatura. È un esperimento, diremo, che funziona discretamente bene. L'hanno riproposto anche su altre lame, sempre leggere. Però sono sincero, non, forse perché sono abituato all'utilizzo di coltelli più monoforma o monobisello, non mi ha dato grandi soddisfazioni, lo dico chiaramente, nel senso che non è che mi ha particolarmente amagliato nell'utilizzo. Invece un coltello che mi ha amagliato nell'utilizzo, che ha un bisello particolare e strano, vorrei farti una domanda. Tempo fa dissi che avevo acquistato il Topsfield Extra da 3,5 rispetto al Bob. Questa teoria, però vedo che presenti sempre il Bob e mai l'altro. Ma Max Folgorino, non è che io devo presentare tutti i miei coltelli quando vuoi tu. Li presenterò anche perché alcuni devo ancora, se anche ve li faccio vedere, come vi ho fatto vedere alcuni che devo ancora fare la recensione, poi quando avrò fatto la recensione li farò vedere più spesso. È un po' perché li cerco di tenerli più intatti possibili per le recensioni. Qualcuno mi ha già tirato le orecchie, ma quel coltello lì era, ma la lama era un po' così, era un po', avevi i graffi, avevi non i graffi, perché mi piace vedere le cose nuove e lo so, però difatti io cerco sempre di pulirli, lucidarli, di tirar via i graffi, perché li uso, ovviamente li provo anche prima di fare le recensioni, li provo e qualche volta non mi riesce di tirarli quasi a nuovo e portate pazienza, insomma. Allora cerco, quelli che devo ancora recensire, di tenerli un pochino più indietro nell'utilizzo e di farli vedere il meno possibile. Bravo Alexander, pollice in su, mettete il pollice in su. Allora, e questo l'avete visto che l'ho costruito, fra le altre cose, un'altra cosa che farò, non metterò mai più musiche, perché è la terza volta che pur mettendo gli audio che ti dà YouTube, viene fuori qualche problema. Adesso c'è un'azienda che sta un po' truffando su YouTube, hanno già fatto ricorso in tanti e già mi hanno levato la monetizzazione da un paio di video perché c'è un po' di musichetta sotto, quindi musica basta, neanche quella che ho creato io con i vari synthesizer, eccetera, perché viene sempre fuori una canzone che ci assomiglia, devi fare ricorso, ricorso del ricorso, è un bel caos, sta diventando anche YouTube. Allora, questo è veramente, mi ha stupito, cioè lo conoscevo, ma non ne avevo mai utilizzato uno a pieno utilizzo.
però ovviamente la forma particolare, vedete che abbiamo un bisello da una parte che è convex, fra le altre cose, perché tende ad andare a fare la curva, quindi a essere convex, mentre dall'altra parte è piano, poi va bene, abbiamo capito il discorso qua del foro, chiamiamolo così, o dell'alleggerimento della lama per una serie di motivi. Chi dice perché nasce perché si è passato all'utilizzo del coltello in osso e quindi è rimasto questo. Sapete che se voi spaccate un osso per trasformarlo in qualcosa di affilato, rimane la parte dove passa il midollo osseo e rimane concavo così. E chi dice che invece è una leggenda perché gli dei gli hanno portato questa forma e da loro dicono che è anche per risparmiare una parte di acciaio, ma la forma fatta così è fatta perché può essere usato come pialla. E siccome loro il coltello lo usano come strumento di lavoro per le slitte, per costruirsi le cose di casa, eccetera, eccetera, almeno in tradizione, adesso ovviamente anche loro hanno alcuni prodotti moderni, eccetera, però chi fa ancora la vita nomade li utilizza per questo motivo, questa forma funziona sia da coltello normale che da pialla per lavorare il legno, quindi sostanzialmente è questo. E il buco dicono che lo fanno per risparmiare un po' di metallo, perché l'estrazione da loro, pur vivendo su un territorio molto vasto che contiene molto ferro, è un territorio molto freddo dove quasi tutto l'anno la terra è gelata e quindi molto molto dura da scavare, quindi procurarsi comunque il metallo è molto dispendioso e molto faticoso. E, e quindi, però, se vi capita l'occasione di provarlo, provatelo perché vi stupirà nell'utilizzo. C'è da fare un po' la mano, perché non è come un coltello col doppio bisello uguale, è un po' difficile, è un po' difficile. Allora, andiamo avanti con le bisellature. Adesso vediamo altri due tipi di bisellature, perché vi ho fatto vedere, nonostante non ho ancora recensito, e in settimana uscirà un'intervista che ho fatto con Tommaso Rumicci, proprio su uno dei prodotti che quest'anno, sapete voi che a fine 2021 ha vinto il premio, degli utenti, un suo coltello che è l'H1H2 e quindi ci parlerà proprio di come è nata l'idea di costruirlo, di quali sono le caratteristiche, di perché si può utilizzare una maniera piuttosto che l'altra. Sarà un video interessante, parleremo anche un attimo di bushcraft e abbiamo scoperto di avere idee simili, quindi guardatelo che chi piace il bushcraft può servire anche per quello. Allora, intanto però vi parlo un attimino dell'ultimo uscito della Estrema Ratio, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccolo qua, il Satre. Cos'è che rende funzionale il Satre? È proprio, se vi faccio vedere la forma, scommetto che lo indovinate anche voi. Cosa vi ricorda la forma del Satre e cosa vi ricorda la forma dell'Esi3? Dopo, ovviamente, ogni designer, ogni azienda ci fa delle variazioni sul tema, eccetera, però il fatto di avere la forma classica lo rende molto, ma molto funzionale. Poi se vedete anche qua abbiamo mezzo sabre perché abbiamo il pezzettino qua in alto che fa da costa, che robustisce la lama in quel punto lì. La lama comunque ha un bello spessore, io ho preferito questo perché sinceramente dove posso, se anche fanno più figo, evito le coperture, che spesso poi nell'utilizzo si rovinano, si sfilacchiano, trattate il cibo, vi mangiate queste plastiche, queste resine e quindi dove posso preferisco la parte senza copertura. Poi essendo una lama corta
se anche hanno fatto l'M600, hanno utilizzato questo acciaio carbonioso che tiene molto bene il filo, però è molto duro da filare sul campo. Io ho preferito l'N690CO. Io mi sono fatto un santocco con bisello singolo, all'inizio il taglio tende a curvare, ma dopo che ci fa la mano taglia molto bene. Sì, è particolare Leonardo, in effetti. Cosa diciamo dei manici? Adesso arriviamo a parlare anche dei manici. Quindi, come vedete, torniamo alla forma tradizionale, che è la forma più funzionale. Qui ovviamente è stato pensato per una serie di motivi, ma lo vedrete nella recensione. Non vi svelo quasi niente. Bene, ora andiamo avanti, vi faccio vedere quello che ha vinto. Ciao Valerio, quello che ha vinto. C'è la Olli che mi guarda, ogni tanto la Olli capita, viene a vedere se faccio il bravo, se no mi riguardisce. Ed eccolo qua, il famoso H2 in questo caso, perché l'H1 è quello ship foot. Io gli ho preferito questo perché assomiglia un po' all'Isola 2 e sapete che io sono un grande estimatore dell'Isola 2. Questo è qualcosina più lungo, qualcosina appena di lama. Anche qua vedete che la lama è una sabre, finta sabre, una sabre, è una flat con controfilo, perché dopo vedete che partiamo dallo spine e arriviamo al filo, quindi ha veramente un taglio molto profondo e tende a non spaccare. Guardate anche lo spessore sopra. Anche qua è stata preferita la funzione di taglio, perché è un coltello che dalle dimensioni si addice molto a un utilizzo quotidiano, un utilizzo EDC, quindi sbuccio la mela, taglio il panino, e però allo stesso momento mantenere una certa robustezza per intagliare il legno e per fare altri lavori che ci possono venire buoni sia nell'uscita nel bosco e sia, voglio dire, per appunto un pranzo, per qualcosa, eccetera. Poi questo ha anche un'altra funzione, sia per chi caccia e sia come difesa, ma ne parleremo anche qua nella recensione, anzi vedrete il video in cui Tommaso ci spiega esattamente l'idea da cui nasce, eccetera. Parliamo ora dei manici, se anche la puntata riguardava più che altro i biselli, avremo già finito la nostra ora di diretta, ma parliamo di nuovo un attimo dei manici. Perché? Perché noi i manici li trascuriamo spesso, spessissimo, troppo spesso, e invece sono non dico la metà, ma quasi sicuramente la metà della funzionalità di un coltello, per due motivi. O il coltello lo usate veramente mai, pochissimo, per tagliare qualcosa, e allora potete avere i manici di qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, e chi se ne frega, oppure dovete avere dei manici comodi e di materiali che permettano di non scivolare con la mano e soprattutto che non ci faccia male. Vi faccio presente che un coltello della SOG è stato rifiutato ultimamente dai militari americani, non tanto perché la lama non andasse bene, che aveva corrisposto a tutte le caratteristiche tecniche richieste dall'esercito e dai Marines, ma Roberto Fogliardelli bruttissimo il manico GG3, secondo me è davvero scomodo. No, non è vero. Lo pensavo anch'io, ma non è vero, non è scomodo. E io ho una bella manina grande, non ho una manina piccola. Ma i manici, come dicevamo, il manico non ha superato il test, perché il manico noi dobbiamo poterlo usare con i guanti, ma anche senza, dipende anche da dove ci troviamo, in che situazioni ci troviamo. Poi sapete che i militari cercano di avere un qualcosa che sia funzionale sempre in qualsiasi emergenza un soldato possa trovarsi. Quindi manico sicuramente sia il Garberger che il Casbol hanno i manici tra i più comodi in assoluto, ve lo posso garantire.
hanno questa parte sopra e sotto gommata e poi hanno questa parte rigida, la rotondità. Lo so, queste cose qua, un po' come nei coltelli nordici in generale, rendono il coltello un po' più paccioccone, un po' meno bello esteticamente, se vogliamo, però hanno un comfort nel lavoro continuativo di taglio e intaglio che non ha eguali. Quindi questi manici sono i manici da preferire. Fra le altre cose parleremo anche di un'altra caratteristica che vedremo, che è il codolo esposto. Il codolo esposto, che sembra una minchiata spesso, buttata lì più per un discorso commerciale, non è così una minchiata, perché oltre a poter essere utilizzato come martello per rompere le noci, qualsiasi altra cosa, eccetera, se voi vi ferite a un braccio e dovete accendere il fuoco con l'acciarino, questo lo infilate nel polpaccio, nel senso tra la gamba, nell'incavo del ginocchio, per capirsi, così, e con l'acciarino, con l'unica mano valida, fregate e accendete. Non è stupida come cosa. Manici poi possono essere in vari materiali, dalla micarta ovviamente al G10, al legno, e possono essere più o meno tutti validi, dipende da come sono costruiti. Per dire, l'Easy3, come voi ben sapete, adesso fanno il 3D, cioè fanno un manico un pochino più largo e più bombato, che assomiglia un po' ai manici che abbiamo visto prima sul Casball e sul Garberg, perché se no è abbastanza sottile. Però questo è stato fatto così proprio per avere meno ingombro possibile in un porto, per esempio, sia esso di uso militare che di forze di polizia, e sia perché come EDC di solito non si richiede che lavori delle ore, ma si richiede che lavori dei minuti, e quindi non fa in tempo a, come dire, a fare fastidio alla mano. Però se lo usate intensamente, la mano qua veramente vi dà fastidio perché è stretto. Quindi se vi piace ricordatevelo, che può avere questa problematica. Invece l'Easy 4 va bene perché comincia ad avere un certo spessore, eccetera. Anche il Tops Bob, come avete visto, gli hanno fatto un manico ergonomico, ma tra lo spessore della lama e lo spessore della micarta o del G10, in questo caso G10, vedete che quando si impugna abbiamo una larghezza tale che non ci dà fastidio al palmo della mano, neanche in lavorazioni piuttosto lunghe e importanti. Certo, se avete un po' le mani da cittadino, chiamiamole così, il fastidio ve lo dà. Molto buono, per esempio, questo invece è micarta, molto buono anche questo manico, vedete anche qua lo spessore. Questi sono manici studiati per un utilizzo intensivo del coltello e quindi che non stancano molto la mano. Non tutti i coltelli sono fatti così bene, il Mimas uguale, quelli che abbiamo qua sono fatti più o meno tutti bene da quel punto di vista, per cui non ne ho purtroppo uno da farvi vedere, ma i coltelli di solito col manico sottile o con manici materiali troppo ruvidi o con gimp troppo alti, per esempio, gimpature troppo alti, sono sicuramente da aborrire perché danno poi molto fastidio. Franco Colacrai, hermano, per cosa usi soprattutto i coltelli? Per cosa uso soprattutto i coltelli? In che senso? Vado in giro di notte a sterminare genti. Un po' per tutto, mi piace usarli per tutto, dal cibo al legno, costruire picchetti, ecco, quasi mai, anzi direi, salvo che per farvi vedere qualche prova a voi, perché dà un senso della resistenza della lama, mai in natura io mi sono trovato a fare il batoning, mai. Diversamente il chopping batonato, chiamiamolo così, cioè alle volte mi è capitato
di bastonare la lama per fare degli intagli un po' più profondi, oppure con coltelli un po' più piccoli cercare di portar via dei pezzi di legno un po' più importanti. Quello sì, ma il batoning nel senso di aprire dei tronchi di legno per farci il fuoco, non ne ho mai avuto bisogno. Un coltello come il Parus di FKMD, che ha la lama sia concava che convessa, per quale uso è più indicato? Ma allora, è il discorso che facevamo prima per il casball, no? Si usa adesso fare queste lame multibisello. In teoria l'hanno fatto così perché dovrebbe funzionare un po' bene per tutto, no? Per il legno, il cibo, il campo, un po' quello che devi fare, no? L'intaglio. In pratica io non li trovo molto comodi a far niente. A quel punto lì preferisco un flat. Ecco, io se devo scegliere un coltello che magari non va benissimo per fare tutto, che però devo portarmi dietro sempre, che utilizzo spesso, preferisco un full flat. Questa è la mia idea di coltello funzionale in qualsiasi occasione. Dopo magari non farà benissimo niente, ma fa bene un po' di tutto. Hermano, a me capita di fare batoning quando in autunno la linea è umida, ma faccio solo batoning leggero. Ma sì, perché poi se anche la linea è umida, a te ti serve il tronchettino, cioè il legno asciutto del tronchettino per accendere il fuoco. Non devi batonare un tronco così, che una volta che hai acceso il fuoco, se è anche umido, farà fumo, ma dopo il fuoco lo aggredisce. Non ha senso, non ha nessun senso. Prego Andrea, prego, prego. Quindi abbiamo un attimino anche visto i manici. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me come al solito, mi raccomando, ci vediamo domenica prossima alle 18 e parleremo del 1095, dei coltelli in 1095, da quelli nati per la guerra a quelli nati per uso civile. Quindi sarà una puntata interessante, partecipate e vi aspetto. Poi se vi fa piacere seguire anche le altre cose che metto sul canale, mi fa piacere. Parleremo prossimamente, verrà fuori il secondo video di Bushcraft, dove vedremo l'attrezzatura di base e successivamente vedremo gli alimenti da portarsi dietro. Quindi c'è tanta carne al fuoco, continuate a seguirmi. Un saluto, una buona domenica sera e una buona cena a tutti voi. Ciao!